Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Ho tanta fame, devi bere tanta acqua. Mi dispiace tanto. Hanno mangiato tanto velocemente. Come potete notare, la parola tanto è molto frequente in italiano. Si utilizza per riferirsi a qualcosa, un sostantivo, che è presente in grande quantità, o per enfatizzare, rendendolo più intenso, un aggettivo o un avverbio, ma anche per riferirsi a un'azione, un verbo, sottolineandone la grande frequenza o intensità. In biblioteca ci sono tanti libri. Oggi sono tanto nervoso. Non me ne va bene una. Lucia e Marco si amano tanto e presto si sposeranno. Come potete vedere, quando tanto accompagna un sostantivo, concorda con questo in genere e numero. Quando invece accompagna un aggettivo o un verbo, resta invariato. Per creare ancora più enfasi, tanto può essere accompagnato da veramente, davvero, oppure può essere utilizzato nel superlativo, tantissimo. Ieri mi sono divertita veramente tanto. Sono davvero tanto contenta di averti conosciuto. La lezione di storia non mi è piaciuta. Mi sono annoiata tantissimo. Ma oggettivamente è un po' noioso sentire la stessa parola ancora e ancora. Quindi, quali altre parole o espressioni possono essere utilizzate per rendere lo stesso significato di tanto? Ce ne sono diverse e in questo video ve le presenterò tutte. Molto, assai, parecchio. Queste alternative hanno proprio la stessa funzione di tanto e possono quindi essere utilizzate negli stessi contesti, negli stessi modi. Le lezioni di musica mi appassionano assai. Il negozio è fornitissimo. Ci sono molti capi di abbigliamento tra cui scegliere. Penso che le tue parole siano parecchio offensive. Dovete rispondere molto attentamente. È assai difficile riuscire ad avere un appuntamento col direttore. Luca ha comprato parecchi libri, ma non ne ha letto nessuno. Molto e parecchio concordano con il sostantivo se si riferiscono a un sostantivo, proprio come tanto. Assai, invece, resta invariato, a prescindere dalla parola che accompagna. Altre alternative a tanto sono un sacco, un botto, una marea, un casino. Attenzione perché queste alternative a tanto sono estremamente informali, perciò si usano soprattutto in contesti colloquiali, con amici, parenti, persone che conosciamo molto bene e con cui abbiamo una certa confidenza. Ci siamo divertiti un casino alla festa di Stefano. Ho una marea di compiti da finire per domani. Abbiamo camminato un botto, ma ne è valsa la pena. Alla protesta sono venute un sacco di persone. Attenzione, dagli esempi possiamo dedurre delle cose molto importanti. Innanzitutto, queste alternative si utilizzano sempre in relazione a un sostantivo o un verbo. Il loro uso invece in riferimento a un avverbio o un aggettivo è molto raro.
Quando queste alternative si riferiscono a un sostantivo, devono sempre essere seguite dalla preposizione di. Un sacco di persone, una marea di compiti. Un dubbio molto frequente tra gli studenti stranieri di italiano in merito a queste espressioni è: dopo un sacco di più il sostantivo plurale, come un sacco di persone, un sacco di libri, ci vuole il verbo singolare, perché un sacco è singolare, oppure ci vuole il verbo plurale, perché persone, libri, cioè il sostantivo principale è plurale? Questo è un argomento che merita tutta una spiegazione a sé e realizzerò presto un video proprio su questo argomento. Ma qui posso accennare che si fa quella che prende il nome di concordanza a senso. Cosa significa? Significa che non si seguono le regole grammaticali della concordanza. Ma si segue piuttosto il senso, privilegiando quindi le parole che danno il significato generale alla frase. Perciò il verbo, in questi casi, concorderà con il sostantivo principale, cioè quello dopo la preposizione di. Una marea di persone vanno in spiaggia a Ferragosto. Un sacco di studenti hanno scelto di iscriversi al nostro corso. È proprio così! Già più di 1000 persone si sono iscritte al nostro corso Italiano in contesto. Con esso ti aiuteremo a migliorare la tua capacità di fare conversazione in italiano in qualsiasi contesto di vita reale. In banca, al bar, in concessionaria, in pizzeria, eccetera. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo preparato per te una serie di video lezioni, ognuna con un contesto diverso. Per ogni video lezione troverai i sottotitoli in italiano e in inglese, la trascrizione con le definizioni delle parole e delle espressioni, esercizi automatici per metterti alla prova e la possibilità di porci le tue domande nei commenti, a cui risponderemo entro 24 ore. Cosa stai aspettando? Con il codice coupon MAREA il corso sarà tuo per sempre a soli 79 euro. Il link è in descrizione. Un'altra alternativa a tanto è in abbondanza. Questa alternativa si usa solo in riferimento a sostantivi o verbi. Puoi cenare da noi, c'è cibo in abbondanza, da sfamare un esercito. Hai giocato in abbondanza con i tuoi amici, è il momento di tornare a casa e fare i compiti. Proseguendo con la nostra lista di alternative, ci sono gli avverbi decisamente, notevolmente, estremamente, particolarmente. Qui è quando l'italiano si trasforma in tedesco con le parole lunghissime. No, questa battuta era orribile. Però è vero, si tratta di avverbi piuttosto lunghi, ma attenzione, queste alternative si usano solo in riferimento ad aggettivi. Le foto che hai scattato a Portofino sono estremamente belle, dovresti pubblicarle su Instagram. Ti trovo notevolmente invecchiato, vivi una vita stressante? In giornate calde come questa, l'aria condizionata in macchina è decisamente utile. Non mi è mai stata particolarmente simpatica, ma adesso è proprio odiosa. Ma non finisce qui, ci sono ancora delle altre alternative a tanto, ma queste si utilizzano soltanto con i verbi e si tratta comunque di alternative di espressioni piuttosto informali. Da morire. Ti è piaciuto il film?
Sì, mi è piaciuto da morire. Da matti o da impazzire. Ti amo da impazzire. Mi diverto da matti a vederti ballare, sei molto buffa. Ci mancavi da impazzire. Non è un caso, quindi, che l'espressione andare matti per qualcuno o qualcosa significhi che quella determinata cosa o persona ci piace tantissimo. Vado matta per le fragole, ne mangerei chili interi. Non andava matto per lei, però ci usciva insieme frequentemente. A questo proposito, se volete conoscere tutte le alternative all'espressione mi piace, per non essere ripetitivi o noiosi nemmeno quando esprimete gradimento, guardate il video dedicato proprio a questo argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. E ancora, se invece cercate dei contenuti esclusivi, delle pillole di italiano quotidiane, potete seguire Lernamo, se ancora non l'avete fatto, su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. E questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, condividetelo con chiunque voi vogliate. E questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!